La Conversione di San Paolo è una delle opere più belle del Caravaggio. È un dipinto a olio su tela di 230 x 175 cm, realizzato nel 1601 per la chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, insieme alla Crocifissione di San Pietro. Caravaggio realizzò una prima versione dell'opera che, forse a causa di un cambio di idea da parte dei committenti o addirittura di un rifiuto, venne sostituita da una seconda. In entrambi i dipinti, l'artista raffigura un episodio della vita di San Paolo o Saulo di Tarso, un ebreo che, come tanti, era ostile alla Chiesa e ai cristiani. Secondo la narrazione biblica, Paolo si convertì al cristianesimo mentre si recava da Gerusalemme a Damasco per organizzare la repressione dei cristiani di quella città. Durante il viaggio, l'uomo fu avvolto da una luce fortissima e udì la voce del Signore dire: «Paolo, Paolo, perché mi perseguiti?» Folgorato e reso cieco da quella luce divina, Paolo vagò per 3 giorni a Damasco, dove venne guarito da Anania, capo della comunità cristiana della città. Nella seconda versione, che andremo a vedere nel dettaglio, l'episodio è colto sempre nello stesso momento. Caravaggio rappresenta il miracolo appena avvenuto in un grande cerchio luminoso che racchiude i personaggi della scena. La luce rappresenta simbolicamente Gesù, luce divina che irrompe nelle tenebre del peccato. Lo sfondo nero, oltre ad avere una funzione simbolica, fa risaltare i volumi plastici dei personaggi. Domina la scena il cavallo, che grazie all'intervento divino alza lo zoccolo per non calpestare Paolo, il quale, accecato, allarga le braccia come un segno di grande dedizione per Cristo. Sono presenti nella scena 3 personaggi: un uomo anziano, forse uno scudiero, scalzo e con il volto segnato dalla fatica e dalle profonde rughe, che tiene con una mano le briglie del cavallo e con l'altra ne accarezza il muso nel tentativo di calmarlo. Paolo, a terra, è rappresentato come un giovane cavaliere con abiti dai colori vivaci, che contrastano con i toni bruni e grigi del resto del dipinto. E, ovviamente, il cavallo, che osserva tra lo stupito e il curioso la scena e il suo padrone disarcionato. Colpisce il realismo del corpo di Paolo, non ancora completamente caduto, e il moto ancora vivo delle gambe inclinate. Le braccia sono alzate, gli occhi accecati con le palpebre chiuse per difendersi dal bagliore divino. La spada di Paolo, alla sinistra, è legata alla cinta, lontana e non può difenderlo. In realtà, c'è una quarta protagonista nell'opera, la luce, presente come in tutte le tele della maturità di Caravaggio. Una luce che definisce gli ambienti e gli spazi, focalizzando l'attenzione sulla scena che emerge dall'oscurità di quella che potrebbe essere una stalla. Tutti gli attori di questa scena sono sbigottiti per lo stupore e anche noi osservatori siamo sicuramente catturati dal pathos evocativo caravaggesco.